Immaginate di essere al centro commerciale, un luogo dove tutto sembra scorrere normalmente. La gente fa shopping, si ferma a chiacchierare e ogni passo è un momento di routine. Le luci brillano e la musica di sottofondo accompagna le tue azioni. E la giornata scorre come tutte le altre. Ma poi in un attimo tutto cambia. Un suono lontano di urla si fa sempre più vicino. Il caos esplode senza preavviso. La gente corre in tutte le direzioni, alcuni cercano rifugio, altri non capiscono nemmeno cosa stia succedendo. In mezzo a questa confusione, un uomo di nome Joel Cauchy emerge con uno sguardo deciso e un'intenzione oscura. Quello che sembrava essere solo un giorno come tanti si trasforma in un incubo reale, mentre il suo assalto spietato cambia per sempre la vita di tutti coloro che si trovavano lì. Questo è il caso di Bondi, dove la violenza ha colpito all'improvviso, sconvolgendo una tranquilla giornata con la sua brutalità. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale sia di true crime, dando voce a vicende meno conosciute o a casi che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante, vi prego di uscire e ci vediamo magari al prossimo video. E se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento, un mi piace e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie mille per il vostro supporto. Allora, sono sicura che tutti avrete sentito parlare di questa notizia nei telegiornali, perché questa notizia comunque è arrivata anche in Italia, perché mi ricordo benissimo che mia mamma mi aveva chiamato comunque tutta preoccupata chiedendomi cosa fosse comunque successo, ma io comunque non sapevo nulla perché, visto che, quel famosissimo giorno io stavo traslocando, sì, stavo traslocando proprio in una zona molto vicino al centro commerciale di Bondi. Per chi non lo sapesse, io vivo in Australia da 6 anni ed è proprio per questo che mi sono appassionata ancora di più a casi di crimini australiani, no, o casi paranormali. Tra l'altro Bondi è molto famosa per la sua spiaggia, non so se, ce l'avete presente o ne avete mai sentito parlare, però penso che tanti magari avranno visto il famoso programma di Baywatch australiano, dove ci sono appunto questi Baywatch, chiamiamoli Baywatch adesso come li chiamo, rescue, australiani, insomma quelli che salvano le vite, in mare per chi si annega, che tra l'altro l'altro giorno anch'io mi stavo annegando, ma non era a Bondi, era un'altra spiaggia, però vabbè, pazienza, un ragazzo mi ha aiutato fortunatamente, nonostante io, so benissimo come nuotare, però le onde di Bondi Beach, oppure un'altra spiaggia che è Maroubra, le onde sono davvero pericolosissime, cioè anche se sai nuotare, anche se sei un esperto di nuoto, eh, non ce la fai, ecco, non ce la fai. Le onde sono davvero, davvero pericolose, quindi se in casomai doveste venire in Australia, fate molta attenzione, a questi tipi di onde, specialmente Bondi e l'altra spiaggia è Maroubra, dove è comunque pieno di surfisti, ecco. Tutto qua. Scusatemi, chiudo subito la parentesi e, continuiamo con il caso. Stavo appunto dicendo che comunque è un programma molto famoso, dove viene ripresa la spiaggia di Bondi e tutti i salvataggi che fanno e, Bondi ha anche un alt Bondi è famosa, scusatemi, Bondi è famosa anche perché, ha un centro commerciale molto grande, il più grande di Sydney, dove comunque è stato preso di mira. E ho deciso di pubblicare questo video adesso perché, proprio in questo periodo, il mese di aprile, perché esattamente il 13 aprile, 1 anno fa circa e qualche giorno, è accaduto proprio quello che, vi sto per raccontare. Ma torniamo indietro, chi era Joe? E quali erano comunque le sue intenzioni? Joel Cauchy è nato a Toowoomba, nel Queensland, Australia,
La data esatta della sua nascita non è pubblicamente disponibile, purtroppo. I suoi genitori Andrew e Michelle erano noti per essere molto religiosi. Il signor Cauchy affermò di seguire la fede pentecostale, ma suo figlio gli disse che non credeva in Dio. Descrivevano Joel come un ragazzo bellissimo e che ha lottato con problemi di salute mentale sin dall'adolescenza. La famiglia Cauchy afferma che il ragazzo eccelleva a scuola e nel 2012 si laureò presso l'Università del Queensland meridionale con una laurea triennale in relazioni internazionali, cultura e lingua. Gli era stata diagnosticata la schizofrenia all'età di 17 anni e fu in cura dai medici per circa 18 anni. La signora Cauchy affermò che il medico di suo figlio gli aveva sospeso la terapia farmacologica per diversi anni, avvertendolo attentamente di cosa sarebbe potuto succedere. Il padre di Joel affermò che si trattava di una sperimentazione di soli 6 mesi, con la possibilità di riprendere la terapia farmacologica se necessario, ma purtroppo quella terapia non fu mai più ripresa. Dopo aver vissuto a casa fino all'età di 35 anni, bene o male sappiamo l'età 35-36, si trasferì a Brisbane e successivamente non fu più seguito dal suo medico. Nel gennaio del 2023 Cauchy telefonò al padre, gli disse che aveva perso la sua casa a Brisbane e che stava per diventare un senzatetto. Il signor Cauchy lo riportò a casa a Toowoomba. Joel però aveva un'ossessione, l'ossessione per i coltelli e cercava di tenerli sotto controllo. Ma il signor Cauchy si rifiutò di far entrare in casa i coltelli da combattimento. Erano dei coltelli molto particolari, tipo americani, penso coltelli che usavano i militari o che usano i militari, scusatemi, e ne aveva trovati il papà addirittura ne aveva trovati 6, quindi lui diceva: "Tu vuoi stare a casa mia? Sì, puoi stare figlio mio, però i coltelli non li voglio assolutamente perché comunque sono pericolosi". Quindi lui glieli tolse, cioè glieli sequestrò in qualche modo, non so dove li mise e lui Joel si arrabbiò e non era disposto a sopportare questa cosa, cioè lui amava follemente questi coltelli. Infatti il giorno dopo, addirittura anzi prima che ne comprasse un altro, cosa fece? Chiamò la polizia lamentandosi che il padre gli aveva rubato i coltelli. Infatti il giorno dopo, scusatemi se riprendo il discorso, il giorno dopo lui si recò in una città, in un paesino e ne comprò un altro di coltello, perché non ne poteva farne a meno. La madre, lo proteggeva in qualche modo, affermava che il desiderio del figlio di avere dei coltelli fosse dovuto a una forma più che altro, di autodifesa, ecco, come se paranoico, eccolo, possiamo dire così, come se fosse, paranoico, quindi, voleva in qualche modo, sapersi difendere magari ad un attacco imminente o un qualcosa. Ricordatevi i coltelli e la sua ossessione perché ci ritornerà utile dopo. Qualche mese prima, all'inizio dell'anno, Cauchy si era recato a Sydney, dove secondo la polizia aveva affittato un piccolo deposito. Aveva anche pubblicato degli annunci su almeno 3 siti di escort maschili e aveva anche postato dei messaggi sui social media. Pochi giorni prima dell'attacco, Joel Cauchy aveva invitato le persone sui social media a fare surf con lui. Spesso cercava comunque di fare amicizia, cercando qualcuno con cui fare surf, condividere un passaggio, visitare Sydney. A gennaio di quest'anno ha anche cercato qualcuno che lo aiutasse a sapere un po' di più sulla fotografia, cercando su qualche sito, gruppi di Facebook, no? Ha pubblicato anche una recensione su Palm Beach, sempre a Sydney, dicendo che era un posto meraviglioso con una spiaggia fantastica. L'8 aprile, appena 5 giorni prima dell'accaduto, aveva scritto in un post che avrebbe fatto surf a Bondi, nel caso qualcuno avesse voluto incontrarlo. Aveva avuto anche delle relazioni, ma tutte brevi. Una di queste era con Josephine Everson, che aveva incontrato Cauchy
per la prima volta a metà, del 2019, quando lei aveva circa 18 anni. Si erano conosciuti su un sito di incontri e nonostante la differenza di età avevano iniziato a frequentarsi. La signora Everson viveva a Toowoomba e decisero di incontrarsi per la prima volta in una caffetteria del North Point Shopping Center. Josephine Everson racconta di aver avuto una breve relazione con Joel Cauchi quando aveva 18 anni. Tra loro c'era comunque sintonia per circa 5 mesi e lui la portò in posti con lei che non aveva mai visitato. Tutto era perfetto, lui era una persona più gentile e dolce che avessi mai incontrato. Questo è quello che disse lei, la signora Everson. Era una persona gentile e divertente, condividevamo la passione per la fotografia e Cauchy lo aiutò con la macchina fotografica e le insegnò come scattare delle belle foto. Sempre la signora Everson ricordava con le lacrime agli occhi quanto fosse felice Cauchy. Aveva sempre questo grande sorriso sul volto. Era una persona gioiosa, ha detto. Era sempre cortese e in mia compagnia, e aveva anche conosciuto i miei genitori. È sempre stato rispettoso nei loro confronti. Però quello che non sapeva la signora Everson era che Joe fosse stato diagnosticato una malattia mentale. Infatti lei confermò che non ne aveva mai parlato con lei. Le disse anche che sperava di studiare per diventare insegnante. Questo è quello che disse Joel a lei. Nell'ottobre del 2019 si trasferì a Brisbane e per un po' cercarono di mantenere viva la relazione, ma alla fine presero strade diverse. La sua vita includeva anche l'utilizzo di siti di incontri durante le restrizioni dovute al Covid. Incontrò durante appunto il Covid, il famoso Covid, una donna di Brisbane che aveva comunque incontrato Cauchy su Tinder nel 2020. Ricordò di aver chattato con lui. La donna non desiderava essere comunque identificata, infatti non abbiamo la sua identità, ma affermò, di aver avuto l'impressione che lui volesse entrare in contatto con le persone. Coci fu molto gentile, anche lei disse le stesse cose, come la signora Everson, scusatemi. Si scambiavano messaggi telefonici sui film che stavano guardando e sulle spiagge più belle. Cauchy avrebbe voluto incontrarla di persona, ma ciò comunque non avvenne a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Io me la ricordo bene la pandemia qui, veramente. Il 13 aprile 2024 le riprese delle telecamere di sorveglianza mostravano Joe entrare in diversi negozi. Lo si vede per la prima volta mentre entra nel Saigon Noodle, un ristorante vietnamita nell'Oxford Street Mall di Bondi Junction, poco dopo le 10 del mattino. Il personale dichiarò che l'uomo ordinò un curry, ma non riuscì a pagare e se ne andò poco dopo. Alle 12:22 le riprese telecamere sempre di sorveglianza del ristorante lo mostrarono rientrare nel negozio, ordinare lo stesso pasto, pagare e sedersi per mangiare. Mezz'ora dopo Cauchy venne visto uscire da un altro negozio sempre in Oxford Street. Passarono circa 2 ore senza che ci fossero traccia di Joel, praticamente per 2 ore lui era sparito. Alle 15:10 venne visto dalle telecamere di sorveglianza di Westfield entrare nel centro commerciale e uscirne di nuovo. Lo stesso filmato mostrò Joel tornare a Westfield nel centro commerciale 10 minuti dopo, ma questa volta entrò con una brutta intenzione ed era quello di scagliarsi contro i clienti. Qui iniziò la sua furia di accoltellamento. In questo lasso di tempo, tra la gente che correva, Joel purtroppo accoltellò 18 persone, provocando ferite mortali a alcune di esse, tra cui Dawn Singleton, una giovane donna di 25 anni, si era appena trasferita a Sydney, dove stava costruendo una nuova vita piena di sogni e ambizioni. Lavorava come assistente e-commerce presso la White Fox Boutique, una rinomata azienda di moda femminile, con sede a Sydney. Dawn era molto apprezzata dai suoi colleghi per la sua dolcezza, determinazione e professionalità.
figlia di John Singleton, un noto imprenditore australiano. Dawn era destinata a brillare nel suo settore. Purtroppo, il giorno dell'attacco, si trovava al centro commerciale Westfield Bondi Junction per motivi personali, quando la sua vita è stata tragicamente interrotta. Tra le vittime c'era anche Ashley Cood, una fisioterapista altamente stimata e madre amorevole di una bambina di soli 9 mesi. Ha perso la vita durante l'attacco mentre, fate attenzione, cercava disperatamente di proteggere la sua bambina dall'aggressore. Ashley è stata accoltellata, ma con un gesto di eroismo straordinario ha avuto la sua forza di affidare sua figlia a dei passanti prima di accasciarsi a terra. La sua bambina fortunatamente è sopravvissuta grazie a quel coraggio atto di amore materno. Ashley è deceduta poco dopo in ospedale, ma il suo sacrificio ha toccato il cuore di tutta l'Australia, che ha pianto la perdita di una madre che ha messo la vita della bambina al sopra della sua. La sua bambina era, grazie a Dio, era sopravvissuta perché l'aggressore non solo ferì a morte sua mamma, ma ferì anche la bambina e nel tentativo di proteggerla, quindi evidentemente ha colpito anche la bambina e per fortuna il giorno dopo eravamo tutti attaccati alla TV per sapere, se la bambina comunque fosse sopravvissuta e grazie a Dio sì. Tutto qua, volevo aggiungere questa piccola parentesi, però sappiamo tutti che questa bambina purtroppo non conoscerà mai sua madre. Anche Xian Cheng, scusatemi se lo pronuncio male, anche lei fu colpita a morte. Era una giovane studentessa internazionale proveniente dalla Cina. Studiava presso l'Università di Sydney e sognava di costruire una carriera in Australia. Era appassionata di moda e fotografia. Si trovava nel centro commerciale come tanti giovani coetanei e la sua morte ha avuto un forte impatto anche sulla comunità cinese in Australia. Tra le vittime troviamo anche Faraz Tahir, una guardia di sicurezza originaria del Pakistan, rifugiato e membro della comunità Ahmadiyya. Lavorava nel centro commerciale e al momento dell'attacco ha cercato di intervenire per salvare gli altri. È stato ucciso mentre compiva il suo dovere con coraggio. Era in Australia, da solo e alla ricerca di una vita più sicura e sognava comunque un futuro migliore e nelle ricerche che ho fatto, non so se sia vero o no, ma dicono che era il suo primo giorno di lavoro proprio in quel centro commerciale, mentre altre ricerche dicono che era lì comunque da più o meno 1 settimana, comunque era nuovo, nuovo in quel centro commerciale come e lavorava appunto come guardia di sicurezza, volevo aggiungere anche questo. Un'altra vittima è Jade Young. Era un architetto e madre di 2 figli, viveva nella zona orientale di Sydney ed era molto coinvolta nella vita scolastica dei figli e nelle attività comunitarie. Era una donna forte, brillante e generosa. In quel sabato pomeriggio si trovava al centro commerciale per motivi quotidiani, come tante altre persone. L'ultima vittima era Pirikria Darkia, era un'artista e designer georgiana, ma viveva comunque in Australia, se non sbaglio è cittadina australiana, vissuta tra creatività e arte, era molto conosciuta nell'ambiente culturale di Sydney. Si trovava a Bondi per una passeggiata e un po' di shopping. La sua morte ha colpito duramente la comunità artistica e i suoi familiari in Georgia. Queste sono le 6 vittime che Joel purtroppo aveva accoltellato a morte, ma per lui non era abbastanza, la sua furia non si era ancora placata. Sembrava determinato a colpire ancora e ancora. In quei momenti di puro terrore, 2 giovani francesi, Damien Guerrot e Silas Despreux, scusatemi magari pronuncio male, decisero di non restare a guardare. Con un incredibile coraggio cercarono di affrontarlo, armati di solo paletti e sedie presi dal centro commerciale. Il loro gesto disperato ma eroico potrebbe comunque aver evitato un numero ancora maggiore di vittime, rallentando l'assalitore e attirando l'attenzione. We've tried to catch him, but he was going down the stairs.
Then we saw him going down, so we follow him from the top, try to maybe like throw the bullet to him, but we couldn't. Tradies Damien Guru and Silas DePro had just arrived at the Westfield to train at Fitness First when they witnessed people running. They then saw Joel Couchy stabbing random shoppers. We just think like we need something to catch him. I'm not gonna lie, I was scared, but you cannot just like stay away and not do anything. Purtroppo però quando intervennero le 6 persone di cui vi ho parlato prima erano state già uccise e altre erano gravemente ferite, ma il loro comunque intervento sicuramente fece la differenza. Quello stesso giorno un agente di polizia, Amy Scott, stava svolgendo dei controlli di routine nei pressi del centro commerciale Westfield di Bondi Junction, quando senza preavviso l'attacco di Joel Couchy ebbe inizio. Mentre il panico prendeva piede e le vittime giacevano ferite sul pavimento, alcune persone presenti nel centro commerciale indirizzarono l'ispettore Scott verso Couchy, che si trovava al quinto piano, pronto a colpire ancora. E infatti nelle immagini delle telecamere si vede perfettamente l'ispettore Scott che con determinazione e lucidità corre con i ragazzi, con gli stessi ragazzi che avevano già tentato di fermare Joel, e quando si trovò faccia a faccia con Joel, lei le urlò di abbassare comunque il coltello, di gettarlo, come da prassi, ma nonostante l'avvertimento Joel avanzò verso di lei, costringendola a fare ricorso alla sua arma. Con 3 colpi al petto l'ispettore Scott neutralizzò Joel, fermando così la sua furia omicida. Ma non si fermò lì. Subito dopo aver messo fine alla minaccia, l'ispettore Scott si avvicinò a Joel e gli prestò i primi soccorsi, cercando di rianimarlo, mentre allo stesso tempo allontanava i presenti dalla scena per garantire la loro sicurezza. Purtroppo, nonostante gli sforzi, Joel non poté essere salvato e fu dichiarato morto poco dopo. La famiglia di Joel, pur affrontando il dolore per la tragica fine del loro figlio, rilasciò una dichiarazione in cui esprimevano la propria comprensione e non avevano alcun risentimento verso l'ispettore Scott, affermando che non avevano alcun problema con l'agente di polizia che sparò il loro figlio e che comunque loro comprendevano perché lei stesse facendo il suo lavoro. E soprattutto fu un gesto di grande umanità in un momento di un immenso caos. I'm extremely sorry. I'm heartbroken for you. Look, this is so horrendous that I can't even explain it. You're trying to give you an intelligent conversation. I can't do it because I'm just devastated. I love my son. I made myself a servant to my son when I found out he had a mental illness. I became his servant. I did everything because I love that boy. Do you have any reason to understand why he would have targeted women? Yes, Why? because he wanted a girlfriend and he's got no social skills. And he was frustrated out of his brain. And I saw him having a meal at a restaurant, walk out of the restaurant, and he just, boom, fell into a shop. There's something physically wrong, besides mentally wrong, with my son before he died. This is a parent's absolute nightmare when they have a child with mental illness, that something like this would happen. And my heart goes out to the people our son has hurt. If he was in his right mind, he would be absolutely devastated at what he has done. But he obviously was not in his right mind. He somehow had been triggered into a psychosis and he'd lost touch with reality. Dopo l'attacco al centro commerciale Westfield Bondi Junction, avvenuto il 13 aprile 2024, in cui Joel Couchy uccise 6 persone e ne ferì altre 12 prima di essere abbattuto dall'ispettore Amy Scott, sono state avviate diverse iniziative per fare luce sulla tragedia e affrontarne le conseguenze. Un'inchiesta Coroner fu aperta per analizzare i molteplici aspetti legati all'attacco, partendo dalla salute mentale di Couchy, diagnosticato con schizofrenia appunto all'età di 17 anni. L'uomo comunque aveva interrotto ogni tipo di trattamento nel 2019, un fattore che potrebbe aver contribuito al peggioramento della sua condizione. Durante l'udienza è emerso che
Nei mesi precedenti all'attacco, un cittadino aveva contattato la polizia del New South Wales per segnalare un individuo apparentemente privo di sensi, avvolto in un sacco a pelo a Maroubra. Gli agenti intervenuti scoprirono che si trattava proprio di Cauchy e una nota associata al suo nome nel sistema del Queensland riportava appunto due elementi chiavi: la sua condizione psichiatrica e il suo particolare interesse per i coltelli. Quindi loro sapevano già che Joel comunque aveva dei problemi mentali e in più aveva comunque una passione per i coltelli. Questa cosa poteva essere fermata prima? Sì, assolutamente sì, poteva essere fermata prima, ma evidentemente non hanno voluto. Perché? Perché non si danno da fare, ecco, soprattutto per le persone comunque che non hanno un tetto sulla testa o persone comunque con seri problemi, mentali. Purtroppo, per quanto possa essere bella l'Australia, però anche qui ci sono delle lacune che andremo comunque sicuramente a vedere. Infatti il dottor Dever, presente in aula, ha sottolineato un punto cruciale affermando, queste sono le sue esatte parole: una questione che mi aspetto avrà grande rilevanza è che quando il signor Cauchy era nel New South Wales era senza casa. Mi aspetto che vostro onore senta dire da almeno uno psicologo esperto che c'è un forte bisogno di alloggi con servizi sostenibili per senza tetto, malati mentali, tra cui rientrano uomini come il signor Cauchy che soffrono di schizofrenia, che vengono trascurati e poi si ammalano gravemente. Secondo quanto riferito in tribunale, la mattina del 13 aprile Cauchy stava dormendo per strada nei pressi di Maroubra. Poco dopo si era diretto verso un deposito che aveva affittato a Waterloo, dove era rimasto per circa un'ora e mezza. Ricaricò il suo telefono e si cambiò i vestiti e poi uscì. Intorno alle 11:10 è tornato al deposito per recuperare uno zaino. Questa volta però al suo intorno c'era nascosto il coltello che avrebbe poi utilizzato per compiere il massacro. L'inchiesta ha incluso anche una valutazione sull'efficacia delle misure di sicurezza del centro commerciale, sulla prontezza della risposta da parte delle forze dell'ordine. Infatti, io quando ero andata al centro commerciale qualche mese fa, mi sono resa conto che, le uniformi, più che altro le uniformi, son state fornite alle guardie di sicurezza dei giubbotti, o delle giacche, scusatemi, dei gilet antiproiettile. Ho notato questo, infatti mi ricordo che appunto qualcosa è cambiato in quel centro commerciale, o meglio, è cambiato il modo di sicurezza. A parte che c'erano molte più guardie di sicurezza, ma molto più protette. E quando ci sono andata qualche mese fa, non vi dico la sensazione che ho avuto, ovviamente era una sensazione pesante, una sensazione orribile. Sono stata anche al quinto piano, dove appunto, lì è successo quello che era successo. Le sensazioni erano abbastanza pesanti, e comunque hai paura, ecco, cioè hai paura, avevo paura. Nonostante comunque cerco di essere coraggiosa, però si ha paura, cioè nel senso che mi guardavo comunque attorno e, perché pensavo che magari potesse succedere ancora. Infatti io non vado spesso in quel centro commerciale, però quello che voglio dirvi io, aprite sempre gli occhi, ecco, dovunque andate fate sempre attenzione. Tutto qua. Adesso non vi voglio mettere ansia assolutamente, perché io, allora è vero, io sono una persona molto ansiosa di mio, quindi non voglio mettervi ansia, ecco, tutto qua. Però fate sempre molta attenzione dovunque andate. Tutto qua, ragazzi. Ovviamente l'azione dell'ispettore Amy Scott, che aveva affrontato l'aggressore da sola e lo aveva anche abbattuto prima che potesse colpire anche altre persone, fu definita eroica e ricevette un riconoscimento ufficiale. Le famiglie delle vittime hanno espresso profonda preoccupazione per la sicurezza appunto nei centri commerciali
e per la gestione di disturbi mentali all'interno della società. Alcuni familiari avevano chiesto un'indagine ancora più approfondita per evitare tragedie simili possano ripetersi in futuro. Altri hanno manifestato scetticismo sull'utilità reale dell'inchiesta. Molti dei sopravvissuti stanno ancora affrontando le conseguenze psicologiche dell'attacco. Ad esempio, uno dei ragazzi, Bilal Moana, ha raccontato pubblicamente le sue difficoltà nel tentare di superare l'accaduto e nel tornare alla normalità, segno tangibile del profondo impatto che questa tragedia ha avuto e non solo sulle vittime dirette, ma sull'intera comunità. È stato troppo difficile per te stare qui a Bondi, vero? Era troppo difficile tenere il cellulare acceso qui. È stato così difficile? Mi piace di averci provato. Ho provato a tornare quando il centro ha riaperto, ma ero in un posto veramente brutto. Bill ha preso la difficile decisione di lasciare il suo negozio. Non riuscivamo più a continuare, come se fosse troppo traumatico tornare e cercare di lavorare. Non potevo assolutamente più continuare a lavorare. Ha detto che Westfield non era simpatico e che ha dovuto rompere il suo affitto. Quanto pensi di aver perso facendo la mossa? Ho davvero perso, abbiamo fatto i calcoli come circa 400.000 o giù di lì. Ho perso ed è per questo che molte persone erano nello stesso scenario, ma devi essere disposto a andartene. Io mi ricordo che io ho un'amica terapeuta, Ainsley, che ci sentiamo, ogni tanto ci sentiamo, l'ho conosciuta su Instagram. È bravissima e lei mi raccontò appunto che il giorno dopo era stata chiamata per dare sostegno alle vittime, sostegno comunque alla comunità, quindi lei era presente per più di una settimana nel centro commerciale, tra l'altro chiuso perché l'avevano chiuso, mi ricordo questo per le varie indagini e in più per dare comunque supporto. Mi ricordo che appunto mi diceva che era stata chiamata per andare lì e per dare supporto non solo alle vittime, anche alle persone che lavoravano lì o lavorano lì, dare supporto anche alla comunità e mi raccontava appunto che non era una situazione semplice, una situazione molto pesante, le energie non ve le sto neanche a dire. Non è facile assolutamente, comunque è un trauma da, in cui convivere. Furono anche organizzate delle veglie e cerimonie commemorative, per le vite spezzate e offrire sostegno alle famiglie delle vittime. La comunità infatti si era anche stretta attorno ai familiari dimostrando grande forza e unità, trasformando il dolore in un momento di solidarietà. Queste iniziative e testimonianze riflettono gli sforzi congiunti della comunità, delle autorità e delle istituzioni per affrontare le conseguenze di una tragedia che ha lasciato un segno profondo. Allo stesso tempo pongono l'attenzione su problematiche sistematiche come la gestione della salute mentale, la sicurezza pubblica e il supporto ai senza tetto, con la speranza che simili eventi possano un giorno essere prevenuti. Quello che è successo a Bondi ci ricorda che l'orrore può colpire anche nei luoghi più familiari, nel cuore di una giornata qualunque. Le 6 vittime di questo attacco non devono essere dimenticate. A loro va il nostro pensiero insieme a tutte le persone rimaste ferite e segnate da questa tragedia. In un mondo che spesso sembra impazzire, non possiamo permetterci di restare indifferenti. Restiamo umani, restiamo sempre vigili. Questo è tutto ciò che ho trovato, che sono riuscita a ricostruire, cari amici del Paracrime. Non c'erano molte informazioni, vi dico questo. Purtroppo non sapremo mai con certezza cosa abbia davvero spinto Joel a compiere un gesto così estremo e orribile. Ma una cosa è chiara, questa tragedia, vi ripeto, poteva comunque e doveva essere evitata. Le domande sono ancora tante e molte resteranno senza risposta. Ciò che fa più male è sapere che Joe aveva una diagnosi precisa e una cura, che però ha interrotto. Forse se avesse continuato a ricevere il giusto supporto, nulla di tutto questo sarebbe accaduto.
Non si può comunque tornare indietro, ma possiamo sempre imparare. Possiamo pretendere una società che non abbandoni chi soffre di disturbi mentali, che protegga i più fragili e che non lasci sole le persone a rischio. Perché comunque l'indifferenza, ragazzi, spesso è la prima scintilla del disastro. Fatemi sapere se conoscevate già questa storia, se l'avevate già sentita parlarne nei notiziari. Scrivetemelo giù nei commenti, ditemi sempre la vostra, perché io lo apprezzo sempre. E cos'altro? Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video e ci vediamo al prossimo. Ciao!